Ciao a tutti e benvenuti o benvenute sul nostro canale. Sono Laura di Classe Italiana e oggi analizzeremo una parolina piccola piccola ma che molti studenti stranieri non sanno proprio come e quando usare. La particella pronominale ci. Vi ricordo che nell'info box qui sotto troverete un'attività gratuita per praticare proprio la regola di oggi. Cominciamo! Accidenti, quanti ci sono in italiano? Io ho trovato ben 5 funzioni del ci. Vediamole insieme. Prendete carta e penna e scrivete gli esempi. Esempio numero 1. Ci può essere un pronome atono di prima persona plurale con la funzione di pronome diretto, pronome indiretto e pronome riflessivo. Vediamo questi 3 esempi. Stasera Marta ci ha invitato a cena. In questo caso ci significa noi. Infatti rispondiamo alla domanda: chi ha invitato Marta a cena? Noi. Quindi ci è un pronome diretto. Il secondo esempio è: mia madre ci telefona tutti i giorni. In questo caso ci significa a noi. Infatti rispondiamo alla domanda: telefona a chi? A noi. Quindi il ci è un pronome indiretto. Il terzo esempio: la domenica ci svegliamo sempre tardi. Il ci in questo caso è un pronome riflessivo. Infatti è accompagnato al verbo svegliarsi, che è un verbo riflessivo. Esempio numero 2. Il ci può avere la funzione avverbiale di luogo e significa qui, lì, in questo luogo. Guardiamo questi esempi. Quando vai a Roma? Ci vado domani. La parola ci sostituisce proprio a Roma, quindi il luogo serve per non ripetere a Roma. Altro esempio. Conosco bene la Sardegna. Ci sono stata tante volte. Ci significa in Sardegna. Significa proprio questo, non dover ripetere il luogo. Esempio numero 3. Se usiamo ci con il verbo essere, all'infinito diventa esserci, che assume il significato di esistere, trovarsi, indica la presenza di qualcuno o qualcosa. Vediamo questo esempio. Ci sono molti turisti a Roma. Altro esempio. Oggi fa freddo e c'è vento. Esempio numero 4. La particella pronominale ci può sostituire anche una parola o un'intera frase preceduta dalle preposizioni a, in, con e su. Vediamo questi esempi. Pensi ancora alle vacanze in Grecia? Sì, ci penso spesso. Questo ci serve per non ripetere le vacanze in Grecia. Quindi penso alle vacanze in Grecia. Altro esempio. Credi in Dio? Sì, ci credo. Questo ci serve per non ripetere appunto in Dio, cioè credo in Lui, credo in Dio. Altro esempio. Cosa fai con queste uova? Ci faccio una frittata. Il ci serve per non ripetere con queste uova, cioè faccio una frittata con queste uova. Penultimo esempio.
Posso contare sul tuo aiuto? Sì, ci puoi contare. C serve per non ripetere il tuo aiuto, quindi contare su qualcosa, sul tuo aiuto. Ultimo esempio, sai che Marco ha comprato una Ferrari? No, non ci credo. In questo caso C sostituisce un'intera frase, cioè non credo a questo, non credo al fatto che Marco ha comprato una Ferrari. Quindi possiamo osservare che il C è spesso usato con alcuni verbi che appunto sono seguiti da queste preposizioni, come il verbo pensare a, credere in o credere a e contare su. Esempio numero 5. La particella C è presente anche in molti verbi pronominali. Facciamo qui solo 2 esempi. Ad esempio, con il verbo volere all'infinito diventa volerci e significa essere necessario. Ad esempio, per fare la pizza ci vuole la mozzarella. Significa è necessaria la mozzarella. Oppure con il verbo mettere all'infinito diventa metterci, che significa impiegare del tempo. Ad esempio, per arrivare a scuola ci metto mezz'ora, cioè impiego mezz'ora del tempo. Ovviamente esistono moltissimi verbi pronominali con la particella C, ma questo è un argomento piuttosto lungo e complesso. Anzi, vi consiglio di andare a vedere i video della mia collega Francesca che ha dedicato proprio alcuni video a questo argomento. Bene, siamo arrivati alla fine. Avete preso appunti? Vi ricordo che nell'info box qui sotto troverete un link con un'attività gratuita proprio per praticare il C. Vi è piaciuto il mio video? Se vi è piaciuto mettete un mi piace e iscrivetevi al nostro canale. Ricordatevi di attivare la campanellina per non perdere le prossime video lezioni. E seguiteci sulla nostra pagina Facebook, Instagram e LinkedIn. E visitate anche il nostro sito classe-italiana.com. Io vi saluto e vi ringrazio e vi aspetto per le prossime video lezioni. Ciao da Laura di Classe Italiana!